Bentornati sugli Eschi Esauriti, io sono Pat. E io sono Jacopo. E abbiamo vinto l'Eurovision! Oddio! Io fino all'istante prima della prima prova dei Måneskin non ci avrei creduto mai se me l'avessero detto. Bravi Måneskin, complimenti, bravi. Bravi, tu sai che non era la mia canzone preferita, però davvero si sono mangiati sto palco, cioè che è inutile, proprio la valanga di voti è stata chiarissima. Hanno praticamente ricreato un concerto, nel senso non sembrava neanche essere all'Eurovision durante la loro performance, è quello, e non mi sarei mai aspettata una cosa del genere, sinceramente, bravi. E abbiamo vinto! E adesso bisogna incominciare a pensare all'Eurovision 2022 che sarà a casa nostra praticamente, cioè è qua, capito? Cioè, è qua. Ma prima? Vabbè, prima bisogna scegliere la città, giustamente, sì. Ma no. Cioè, cosa? La sigla dobbiamo mandare. Ah già, ma prima, sigla! Bene, allora oggi parleremo di tutto ciò che potrà accadere nel 2022 qua, in Italia, qua. Fermiamoci, respiriamo, respira Jaco con me. Ok, cosa accadrà? Intanto Ho vinto! bisognerà scegliere la città, no? Dove ospitare l'Eurovision. E Jaco, che io sappia, Sì. ci sono già state un sacco di proposte, giusto? Sì, un sacco di città ovviamente hanno colto la palla al balzo, hanno cercato di mettere le mani su questo ambito bottino, e le città che si sono candidate al momento sono Bologna, Milano, Napoli, Pesaro, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Torino e Firenze. Se qualcuno mai, non capiterà, ma ci dovesse chiedere la nostra opinione, senza ombra di dubbio io direi Torino, ma non perché cioè io abito qua e quindi starò lì tipo tutta la settimana, non è per questo, assolutamente No. No, cioè non... Però insomma c'è il Palalpi Tour, poi ci sono tutte le attrezzature delle Olimpiadi 2006 che si possono comunque riutilizzare. Il Palalpi Tour è uno dei palazzetti più grandi che abbiamo in Italia, per cui potrebbe essere, cioè se quello fosse il motivo per cui si sceglie dove farlo, direi che potrebbe essere un'ottima idea, e sarebbe anche la prima scelta probabilmente in tal caso. Io adesso, con tutto il rispetto, però ti immagini Eurovision 2022 Pesaro? Sarebbe particolare. Io stavo pensando una cosa, essendo noi una Big Five, ci sarà un posto in più in finale. Che ne dici? Magari la facciamo tornare qualche paese che ha partecipato e che non è ancora entrato tra noi? Oppure facciamo debuttare qualcuno di nuovo? Io rivorrei il Marocco, per esempio. Sai cosa che sarebbe carino, Jaco? Anche o un ritorno o una new entry, però di qualche stato un po' più piccolo. Cioè di qualche, non di grandi stati, Andorra, ma che sì. Lussemburgo, un ritorno proprio di questi stati, o una new entry, no? Quindi qualcuno che non si era mai visto. Questo sarebbe molto, molto carino effettivamente. A patto che però tornino Armenia e Ungheria. Sì, speriamo che possa essere il momento per un Eurovision che sfondi ogni record di numero di partecipanti. Ma magari sarebbe bellissimo avere questo primato, sarebbe veramente... Il mio sogno è un bel Eurovision con tipo, sai, 50 stati partecipanti. Ma senti, allora adesso chiudiamo questa grande parentesi, abbiamo esultato tantissimo per i Måneskin, però io ci terrei comunque a fare anche tanto i complimenti a quelle che sono state la bottom 5, che comunque in ogni caso hanno avuto un trattamento un po' ingiusto, secondo me. Facciamo un applauso a Blas Cantò, a Jendrik, a James Newman, a Django McCroy e a San Marino, a Zenit con... Sì, assolutamente. Bravi, e ci dispiace veramente tantissimo perché non erano meritate quelle posizioni. Ok, bene, allora abbiamo parlato del luogo dove si potrebbe fare, degli eventuali ritorni, parliamo anche un pochettino dei possibili conduttori a questo punto, cioè chi vorremmo che ci fosse. Io non ho la minima idea dei contratti che hanno certi artisti che sto per nominare, però a me già piacerebbe tantissimo vederci Cattelan. Non più grandi di una certa età, cioè stiamo comunque massimo sui quarantenni, insomma sulla generazione che la nostra generazione, la mia e la tua, vedeva in TV quando avevano appena debuttato. Esatto. Io mi immagino tutta quella scia di persone che hanno lavorato
su MTV come VJ, mi immagino, che ne so, Giorgia Surina, mi immagino appunto Carolina Di Domenico, Sì. mi immagino, ma anche una Vittoria Cabello, cioè gente comunque che ha dovuto fare un lavoro di tipo internazionale, no? Perché comunque su MTV Certo. dovevi anche intervistare gli artisti, quindi comunque avevi già un'idea del mondo musicale estero, no? Sì, E non era solamente l'imbalsamato che presentava su Rai 1, capito? sì, Quindi sì. io ci vedrei questa roba qui. Catalan non mi dispiacerebbe affatto, e poi fare un gran figurone, secondo me. Se invece vogliamo andare a guardare un po' a conduttori un po' più grandi d'età, sicuramente secondo me in pole position c'è Milly Carlucci, Mhm. che ha un'ottima padronanza dell'inglese e sarebbe Certo. sicuramente una bravissima padrona di casa, anche perché lei è molto istituzionale, anche come tipologia di conduzione, quindi non male. E poi Amadeus si è fatto avanti. Amadeus vuole sperimentare, si butta un po' lì, un po' là, bravo. Mi piace questo ragionamento. E senti un po' invece, per San Marino, cosa ti aspetti che succeda? Rinnoveranno Zenith o pensi che vadano poi a cercare altrove? Allora, io penso che comunque San Marino l'anno prossimo vorrà continuare con questa scia di grande investimento. No, perché comunque appunto nei complimenti di prima abbiamo citato anche Zenith, perché comunque ha fatto veramente un ottimo lavoro, ma dall'inizio alla fine, dall'hype per Florida fino proprio alla messa in scena sul palco, è stata bravissima. No, è stata veramente, secondo me non ha sbagliato un colpo, infatti mi rimane veramente un po' indigesto quel quintultimo posto, sinceramente. Boh, magari vogliono riconfermare Zenith anche lì per un terzo tentativo, terzo che poi, vabbè, appunto il 2020 è andato come è andato, però tecnicamente sarebbe un terzo tentativo. Lo spero. Ma sì. Allora, direi che ci siamo inventati un po' tutto per questo Eurovision 2022. Diteci un po' se anche secondo voi abbiamo vinto! No, quello sì. Diteci un po' anche cosa ne pensate voi di quello che abbiamo appena detto, cosa vi aspettate appunto magari da San Marino, come ci siamo detti. Date un po' di amore a Zenith nei commenti, perché veramente se lo merita, è stata bravissima. Dateci le vostre previsioni per il 2022. Direi che per oggi è tutto. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale, mettere mi piace, insomma tutta la serie di cose che già sapete. Esatto, e l'ultima cosa ve lo chiedo io personalmente, fatelo per me, inondate di cuori i commenti per la bottom 5. Fate sentire il vostro amore ai 5 artisti che sono arrivati agli ultimi posti, mandate tantissimi cuori, tantissime bandiere, perché l'Eurovision è anche questo, è solidarietà, è fratellanza, al di là di tutte le polemiche. E faccio riferimenti puramente casuali, al di là di tutte le polemiche l'Eurovision deve essere una comunità, quindi tanti cuori qua sotto per chi è arrivato ultimo. Dagli Escasauriti per oggi è tutto. Ciao! Abbiamo vinto!